E benvenuti in questo nuovo video di mercato che nelle intenzioni era un video per ufficializzare, anche se non è ancora ufficiale, ma di fatto è ufficioso, l'arrivo di Basic, che sarebbe il vero e proprio primo acquisto del mercato estivo del Venezia, uno dei primi acquisti forse dell'intera Serie A, ma in realtà comunque le notizie sono diverse, non è solo questa, quella era l'intenzione, ma parleremo sicuramente di Basic, ma vado anche a dire altre due cose perché, come avrete visto un po' dalla miniatura, non si parla solo di Basic, non è un nome nuovo, quello di Fulkrug, parleremo nella magari seconda parte del video, prima mi focalizzo totalmente su Basic e poi chiudo comunque con l'arrivo di questo nuovo portiere, tutto da vedere, da valutare e da fare delle considerazioni. Parto subito con Basic comunque, di fatto sembra, ma insomma è cosa fatta, sembra il nuovo primo, cioè il primo acquisto di questa stagione del Venezia. Sorprendente soprattutto a livello di tempistica, la fretta con cui si è mosso Antonelli, di fatto superando la concorrenza, perché comunque mi pare che Di Marzio fosse stato uno dei primi a riportare la notizia di questo scatto Venezia per prenderlo a parametro zero, perché andava in scadenza con la Lazio, e diceva già che le basi per l'accordo erano stati praticamente raggiunti subito. Sorprendente, adesso da capire che stipendio, che ingaggio prenderà annualmente, però di fatto già ieri, lunedì, è arrivato in città per le visite mediche e oggi esce la notizia, sempre di Di Marzio, che il contratto è stato firmato, firma un contratto triennale fino al 2029 con opzione per un altro anno, quindi fino al 2030 in caso di salvezza raggiunta. Quindi sostanzialmente ho già detto cosa ne penso di Basic, fra poco andrò un po' a ridire sostanzialmente quel che sono le considerazioni tecniche, ma anche personali. Al di là di questo posso solo aggiungere che il suo acquisto per me è un ottimo segnale per noi, perché comunque dovevi convincere un ragazzo che comunque è in Serie A da un bel po' di tempo e poi in Serie A non una delle ultime squadre, pur sempre nella Lazio, comunque sempre stabilmente nella parte sinistra della classifica, quindi e tra l'altro sempre quasi sempre titolare comunque in queste annate, non sempre ha sempre avuto, cioè sì, ha avuto delle beghe, diciamo, anche dal punto di vista fisico, però comunque giocava pur sempre nella Lazio e quest'anno per dire, con Sarri quando ha potuto, ha avuto anche qua in questa stagione degli infortuni, ha sempre giocato, quindi le sue, mi pare, 23 partite se le fate tutte, e non è poco, sono più della metà delle partite in campionato. Diciamo che è un ottimo segnale, come vi dicevo, perché di fatto Antonelli, anche di fronte a altre squadre, di fronte agli interessamenti, a proposte sicuramente di altre squadre, nonché la proposta stessa di rinnovo della Lazio, che a quanto pare c'è stata, Antonelli l'ha convinto della bontà del nostro progetto e del nostro progetto tecnico. Ed è sicuramente tanta tanta roba, un bellissimo segnale. Sono sicuro che il giocatore aveva anche altre offerte rispetto alla nostra, ma di fatto ha scelto Venezia. Questo a questo punto è un fatto. Quindi cosa significa per noi? Per noi secondo me deve significare che ci sono ottime prospettive per il futuro, per il prossimo futuro, non il futuro, chissà quando, per il prossimo futuro, perché se un giocatore come lui comunque, che aveva altre offerte, che viene pur sempre dalla Lazio, che comunque si è ritrovato a giocare tante partite durante il corso di questa stagione con Sarri, eh, cioè, non ho detto che abbiamo preso un fenomeno, parliamoci chiaro, però comunque un giocatore comunque che del suo calibro viene da noi appena promossi, io non riesco a non essere positivo, non so come, non so come dirla, poi se c'è qualcuno qua sotto che non lo è o comunque ha le sue perplessità sul giocatore, scriva pur qua sotto in tutta tranquillità, però comunque sono veramente molto fiducioso, comunque ecco, all'attivo a 77 partite in Serie A con la Lazio dalla stagione 21-22, quindi non è da altro ieri in Serie A. Un po' considerazioni tecniche sparse, ma
nel senso l'avevo già raccontate in un video precedente quando avevamo parlato appunto sia di Basic, parlando anche della cessione di Doumbia e parlando nel video successivo anche di Fulcrum, quindi andrò un po' a ribadire certi elementi, ma d'altronde quelli sono, quello è il mio pensiero. È un classe 96, 29 anni, 1,90 cm d'altezza, quindi dal punto di vista fisico ottimo. Quest'anno 2 gol e 3 assist in 23 presenze, ecco, ricordavo bene, e però è stato appunto in queste presenze, potevano essere molte di più perché comunque Sarri a questo punto si fidava abbastanza del ragazzo, è stato molto condizionato da questo infortunio, parlo agli adduttori da gennaio a marzo. Appunto da Sarri è stato impiegato come mezzala sinistra, quindi perfetto, va via Doumbia, non è ancora ufficiale in questo caso, però di fatto è così, mezzala sinistra, ruolo che ricopriva Doumbia, come sappiamo tutti, quindi sempre in un modulo diverso. Sarri ovviamente gioca il suo 4-3-3, noi 3-5-2, quindi è un attimo diverso, ma di fatto la posizione in campo è quella con prerogative magari diverse. È un centrocampista box to box, quindi anche qua rispetto ad Doumbia ci siamo, bella progressione palla al piede, diciamo che la piccola grossa differenza con Doumbia purtroppo è che non ha quell'esplosività che aveva Doumbia anche e soprattutto in transizione con quella falcata, quella gamba, però lì sono caratteristiche, non puoi farci niente, però di fatto sicuramente porta ottima fisicità, ottimo per i duelli aerei, un ottimo sinistro di piede, comunque qualcuno l'ha sottolineato, ha un bel tiro da fuori proprio per questo, quindi differenza anche qua con Doumbia sul fatto che Doumbia semplicemente era un destro, lui è un mancino, cioè Basic è un mancino. Bravo a inserirsi negli spazi, bravo a inserirsi per i cross, buono in fase di interdizione. Diciamo che tecnicamente a livello di palleggio può dare tanto, porta qualità in quel senso lì. Forse anche, se non pari ad Doumbia, comunque forse qualcosina di più, semplicemente a livello di palleggio. Diciamo che infatti rispetto ad Doumbia, secondo me, perdiamo in capacità di ribaltare l'azione in transizione perché non ha quell'esplosività, lo ripeto, però magari dal punto di vista del possesso ragionato, puro, duro e puro, che comunque è un elemento importante nel calcio di stroppa, acquisiamo qualcosina, perché comunque è bravo in quel tipo di situazioni. Diciamo quindi che, qua parlo per mie opinioni, ripeto, è un'ottima, buona toppa iniziale. Sono entusiasta comunque del suo arrivo come primo acquisto, è tanta roba, insomma, se partiamo bene, dico. Però, come avrete capito, non ha le stesse identiche caratteristiche di Doumbia e in generale per me, per le richieste tattiche di stroppa, di intensità, aggressività, l'abbiamo visto tutti, no? Cosa chiede? Pressione alta, non è il perfetto sostituto, non ti può garantire le stesse prerogative che ti garantiva Doumbia. Per forza di cose, cioè, sono proprio caratteristiche, non è che può farci molto, non è che non voglia. Eh, cioè, porta buona qualità tecnica, esperienza in Serie A, quindi ottimo, fisicità, capacità di inserimento, tutte cose pregevolissime, utilissime, però ecco, nel suo ruolo ecco, non lo vedo esattamente proprio come il boh, abbiamo preso Basic, andato via Doumbia, a posto, in mezzala sinistra non dobbiamo fare più niente. Per me non è così. Penso non lo sia neanche per Antonelli che l'ha preso e anche per Stroppa, tra l'altro, come considerazione, perché cioè, io in quella posizione lì perlomeno vorrei proprio uno che rispecchiasse, non so come dirvi, cioè, che fosse il più simile possibile a Doumbia, a livello almeno di caratteristiche, certamente a budget minore, se ne possono trovare a livello di scouting, che si vada più simile, che si vada più vicino possibile a quello che era Doumbia, secondo me, in quella posizione lì. Vorrei proprio una roba pressoché identica, ovviamente è utopia, però comunque un giocatore con quelle caratteristiche lì, è inutile girarci intorno, con gamba, caratteristiche fisiche, tecniche che aveva Doumbia, con gamba, prendibile ovviamente, che sia prendibile a cifre
come dire, cioè adatto alle nostre tasche. Ecco, parliamoci chiaro. Però comunque, ecco, un Basic è un ottimo modo per iniziare. Può essere tranquillamente una riserva di quello che per me deve essere la mezzala sinistra. Poi vedrà Stroppa, questa è la mia idea. Ovviamente se a lui va bene e sa come farlo rendere, per carità di Dio, vada sia lui il titolare, boh, valuterà Stroppa comunque. Questa appunto è la mia personalissima opinione dal punto di vista però tecnico, tattico, anche vedendo soprattutto il 3-5-2 di Stroppa e in particolare il centrocampo di Stroppa. Poi dei centrocampisti, di quel che avremmo fatto noi a livello di mercato, uscirà il video mercoledì, domani, appunto perché lì diciamo un po' chi andrebbe ceduto, chi andrebbe tenuto, sempre secondo noi ovviamente, e appunto cosa ricercare non tanto a livello di singoli nomi, cosa cioè ricercare a livello di caratteristiche vista la partenza di Dumbia. Quindi un po' questo su Basic, io non ho veramente altro da dire, ditemi voi qua sotto se avete altro da aggiungere e arriviamo a Fulcrum, il video poteva finire qua, ma comunque le notizie si susseguono, ben per noi, godiamo. C'è da parlare di Fulcrum, perché comunque all'inizio era uscita una settimana fa la notizia, piace, sempre da Di Marzio, sempre molto ben informato per quanto riguarda le nostre vicende, parlava di un gradimento, semplicemente, non aveva scritto è fatta, il Venezia si inserisce prepotentemente per acquistare Fulcrum, cioè, semplicemente scriveva piace, è gradito. Adesso però esce che adesso, cioè il tweet preciso è che adesso la priorità in attacco è Fulcrum, che però deve liberarsi dal West Ham, così scrive Di Marzio. Quindi di fatto è un obiettivo serio, non è uno dei nomi in attacco, non è uno in lizza, ma ce ne sono altri 5-6. Probabilmente magari si è partiti da tanti nomi, si è fatta una scrematura e si vuole arrivare a Fulcrum. Fulcrum è l'obiettivo designato, è quello che è stato definito come l'ideale, forse anche guardando all'aspetto non solo tecnico ma anche economico, probabilmente, perché di fatto è chiara l'indicazione che deve liberarsi da West Ham e questa forse è una condizione sine qua non, nel senso che è fattibile, diventa un obiettivo ma molto serio, ma se si libera a zero. Questa è una condizione, quindi di fatto deve liberarsi a zero. Per me non è tra l'altro neanche impossibile, perché comunque l'abbiamo un po' visto al Milan, è un giocatore, l'abbiamo anche ripetuto lo scorso video, è un giocatore tutto da recuperare, secondo me. Dal punto di vista fisico, il giocatore ovviamente le sue qualità, viste le sue caratteristiche, le ha. Cioè non è che puoi criticare la sua carriera a dir tanto, ha avuto una carriera molto molto importante, soprattutto anche a livello europeo, anche nazionale, tedesca, quindi da quel punto di vista lì non è criticabile, è criticabile la condizione fisica in questo momento qui. Al Milan in queste 19 presenze in Serie A che ha fatto, 20 presenze adesso, con l'ultima di campionato, ha totalizzato solo un gol, ma al di là del gol totalizzato che è sempre stantio, non dice magari molto dal punto di vista analitico, se si guardano le prestazioni, diciamo che non si è visto al massimo. Poi, al di là delle condizioni fisiche, quindi ripeto, se lo prendi, ripeto rispetto a quanto ho detto nello scorso video, se lo prendi va un po' ricondizionato, fatemela passare, dal punto di vista fisico, però per me con una buona preparazione estiva può essere un attimo ricalibrato, quindi ci si può lavorare da quel punto di vista. Poi metteteci anche che comunque a livello tattico è stato inserito in un contesto appunto tattico non favorevole per gli attaccanti. Abbiamo visto alla fine che ha fatto Allegri e anche il Milan di conseguenza dal punto di vista della classifica. Quindi sicuramente questo ha inciso e magari molti sottovalutano questo aspetto qui del giocatore che dice l'attaccante non segna, eh sì, ma quante palle gol ha per segnare? È quello che molti non sottolineano abbastanza e quindi le fasi offensive risultano sterili
e quindi pagano tutti gli attaccanti, non solo Fulcrum tra l'altro. Quindi lasciando stare questo discorso qui, diciamo che condizioni fisiche non ottimali, vero, non inserito però in un progetto tecnico offensivo sicuramente, quindi non messo completamente su agio. Poi, ecco, per me, considerazioni anche qui personali, cioè, ci sta a prenderlo, deve essere per me ricondizionato quest'estate dal punto di vista fisico, va rimesso un po' a punto, però ecco, ci si può lavorare. Quindi stiamo a vedere, può essere, cioè, sarà inevitabilmente, se andiamo a prenderlo, vediamo se si riesce a liberare del West Ham, perché credo che l'unica possibilità di prenderlo è prenderlo a zero, perché comunque ha un'età, sono 34 anni, 33 anni, quindi di fatto magari pesa da quel punto di vista lì, però se devi pagargli solo l'ingaggio, puoi fargli un contratto di 2-3 anni per testarlo, valutarlo, hai un attaccante che a questo punto diventa una scommessa, nel senso che non che è un giovane, ma che va capito se è ricondizionabile dal punto di vista fisico, tutto lì. Però comunque particolare come scelta rispetto a quanto ci aveva abituato Antonelli, e soprattutto che insomma uno che lavora sul mercato, soprattutto sui giovani, ma credo che a questo punto ritenga che per fare lo step in più serva quell'esperienza, non tanto in campionato, ma proprio un'esperienza dal punto di vista anagrafico, e quindi uno, due, tre elementi credo che si andranno a prendere. Mi sa che non finirà con Basic, che comunque ha 29 anni, o con Fulcro eventualmente, ma un altro forse anche un altro, perché comunque i nomi quelli girano, si è parlato di El Shaarawy, San Maximen, probabilmente si andranno a prendere. E quindi niente, sostanzialmente questo su Fulkrug e Basic, scusate per chi ha sentito anche il video precedente, non è che abbia detto tante cose diverse, però questo è il mio pensiero, non è che posso inventarmi cose troppo diverse rispetto a quel che appunto penso. Chiudo con la notizia di Alessio Pozzi, che a sorpresa anche qui è arrivato, cioè Di Marzio lo dà in chiusura al Venezia, un portiere 25enne, titolare nella Vis Pesaro, tra l'altro con cui abbiamo tanti affari in ballo, un club molto amico in C. Appunto, sì, notizia sorpresa perché non me l'aspettavo. Abbiamo anche tra l'altro fatto il nostro video, che quello invece è già uscito su Tengo Vendo Portieri e Difensori Edition, e abbiamo detto il nostro pensiero sui portieri, andatevelo a recuperare. Appunto per quello non mi aspettavo un acquisto in questo senso, però bisogna un attimo capire, perché comunque non è un portiere 18enne che ci intravedi delle qualità particolari, che però va svezzato. È comunque un 25enne, per carità i portieri hanno lunga vita, no? Rispetto ai giocatori di movimento, però comunque da capire cosa ci abbiano intravisto. Mi fido, a questo punto mi fido di Antonelli assolutamente, è il portiere comunque titolare nella Vispesa, non è il primo, secondo, cioè non è il secondo, terzo o quarto, è il portiere titolare. E niente, staremo a vedere più che altro se viene per rimanere, magari essere il secondo o il terzo, con a questo punto un Grandi o un Plizzari, non credo Stankovic, non penso. Vediamo se viene per rimanere, quindi essere uno tra il secondo e il terzo portiere, stiamo a vedere, a meno di sconvolgimenti che non vadano a toccare Stankovic, ma non credo a questo punto, o per essere mandato in prestito, cioè come è stato fatto tanto a gennaio soprattutto, presi e subito rimandati in prestito per giocare sostanzialmente, per valutarli. E niente, io su Alessio Pozzi non ho altro da aggiungere, su Badic e Fulcro che abbiamo detto. Vi invito a seguirci su Instagram e altri social, così avete le news in tempo reale, riusciamo comunque a darle appena escono, appunto se riusciamo il prima possibile comunque, e abbonatevi per entrare appunto, nel gruppo abbonati, dove riusciamo a parlare un po' più frequentemente durante tutto l'arco della giornata delle appunto tante trattative di cui si parla, perché cominciano a essere davvero parecchie, e spero, ma è così insomma, c'è molto da parlare, quindi ve lo consiglio assolutamente, entrate nel gruppo con noi
a parlare con noi e con gli altri abbonati, ovviamente, non solo con noi. Quindi vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino a qui, ci risentiamo, speriamo presto per parlare di altre news, ottimo segno, è sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione.